Sono cresciuto che amavo l'arte, amavo disegnare, amavo tutto ciò che aveva a che fare con l'arte. A 14 anni finalmente ho scoperto che si poteva venire pagati addirittura per fare dei cartoni animati. I followed my dream to be an animator for the Walt Disney Studios. And when I was there, I started seeing the beginnings of computers making pictures. I was blown away. I was so excited, not by what I was seeing, but by the potential I saw in this. The ability to add true three dimensions into our art form of character animation. Ho seguito questo mio sogno di andare a lavorare come un animator per la Walt Disney e lì ho assistito proprio all'inizio dell'uso della informatica per la produzione di immagini e questo veramente è stato entusiasmante, ma non tanto per quello che si faceva allora, quanto per il potenziale che io vedevo contenuto nel mondo dell'informatica che rendeva possibile fare animazione in 3 dimensioni. I was so excited that I really kept pushing Disney to try to start applying this technology to Disney animation. They were not interested in the time. I kept pushing until they fired me. And I then followed, I made contacts and I was invited to come up with work with Ed Catmull at the Lucasfilm Computer Division. And I started working with them. Ero così entusiasta a proposito dei possibili sviluppi di questa tecnologia che ho incominciato a spingere sempre di più con la Disney Animation per poterla applicare ai loro film di animazione, ma a quel tempo la Disney non era assolutamente interessata e successe così che mi licenziarono. Finalmente però feci un altro incontro del mio collaboratore tradizionale che allora era per la Lucasfilm e abbiamo incominciato a lavorare insieme. Ed had gathered at that time, starting in 1979, in the early 1980s, the greatest computer graphics researchers, programmers from around the world. And I came in as the first traditionally trained animator to work with computer animation in the world. And I thought I was going to have to learn how to program a computer. I mean, this is 1983. And, you know, I didn't know math very well. I didn't know any of that stuff. I could barely spell. But I could draw and I could create a character with emotion, with personality through pure movement. Bene, nel 1979 appunto ci incontrammo e all'inizio degli anni '80 lui riuscì a raccogliere i più bravi ricercatori, proprio l'eccellenza dei ricercatori nella computer graphics. Ecco, fu così che io diventai il primo vero animator formato in computer graphics. Era il 1983. Io non sapevo fare di conto, la matematica non era proprio il mio campo. Sapevo a malapena l'ortografia in inglese, ma sapevo disegnare. Sapevo disegnare e creare dei personaggi con delle emozioni. At the time, the world was in computer graphics. All the people who were creating the art, creating the images and the animation, were the same people who wrote the programs in the computer. It's imagine a world where all the paintings
were created just by the chemists who mix up the paint. And so I came in thinking I was going to have to learn to program. And I realized there's no way I would be able to learn what all of these amazing computer programmers, what they knew. They had PhDs. They invented computer animation. And then I realized they don't know what I know. What I was taught by the great Disney animators. To bring a character that doesn't exist to life and give it emotion and give it personality through pure movement. And I thought, well, I'm not going to worry about knowing what they know. I'm just going to sit right next to them and work in collaboration. And I got so inspired by the technology and what they were doing. It gave me ideas I would have never, ever thought of on my own. And it kept this great circle going. That's where the foundation of Pixar was born. Art challenges technology. Technology inspires the art. Nel mondo della computer graphics che cosa succedeva? Gli stessi che creavano le immagini erano anche gli stessi che poi usavano i programmi, un po' come se appunto un pittore fosse quello sia che fa il colore che quello che poi dipinge. Beh, io mi sono reso subito conto che questi programmi non avevo modo di imparare esattamente che cosa facessero così bene come facevano questi specialisti, e così mi sono messo a lavorare fianco a fianco con loro. Ma io avevo un'altra capacità. Io avevo imparato alla Disney a creare un personaggio con una personalità e con delle emozioni che si esprimevano attraverso il movimento. Ebbene, lavorando con loro io sono riuscito a avere delle ispirazioni incredibili dalla tecnologia. Technology, I realized, has never by itself entertained an audience. It's what you do with the technology that entertains an audience. And so as we kept it developing Pixar, Steve Jobs bought our group from Lucasfilm in February of 1986. We're 25 years old this year. And we started creating animation and bringing in more artists to work with the technical folks, the programmers. And it's this collaboration that continued. But what most people know of Pixar is our films. And people like our films because they've been entertained by our films. And our films are made because of the art and the technology working together in true collaboration. But what people don't realize when they watch our films is how many thousands of pieces of traditional art have been created to inspire the film, to develop the film, that never gets seen in the final movie. And that's what this fantastic exhibition is all about. So everyone can see this original, beautiful art that inspired all the films that unfortunately don't make it into the final films. La tecnologia di per sé stessa non ha mai divertito nessuno, è quello che si fa con la tecnologia che può divertire. 25 anni fa, quando ci siamo incontrati e abbiamo incominciato a collaborare con Steve Jobs, abbiamo incominciato a fare animazione e siamo andati avanti a farlo per questi 25 anni. Ma tutto il lavoro che
che noi facciamo e che sta dietro a questi film rimane sempre un po' occultato dal film stesso, che invece è quello che la gente riesce a vedere. L'arte e la tecnologia che funzionano insieme per intrattenere la gente, ma al di là di questi film ci sono migliaia e migliaia di opere d'arte tradizionali che ci ispirano e ci aiutano nello sviluppo del nostro film, e tutto questo non viene mai messo in mostra a nessuno. Ecco, oggi abbiamo l'occasione per farvi vedere tutto questo. I believe you have to do three things really well to make an entertaining film, especially an entertaining animated film. You have to tell a compelling story that keeps people on the edge of their seat where they can't wait to see what happens next because it's unpredictable. You populate that story with really memorable and appealing characters. Characters that people like. Even the bad guys in a movie should be appealing. Then you put that story and those characters in a believable world. Not realistic, but believable for the story that you're telling. This is how the exhibit is structured, around the art that is used to develop the story. The incredible art and sculptures used to develop the character design. The incredible landscape paintings and images that are created for the environments. Because in computer animation at Pixar, when we make our films, we get nothing for free. We can't go on location. When I brought Cars 2 to Italy, we built Italy in the Pixar computers. And it was my love of Italy that really brought all those wonderful details into our computers and created the Italy in Cars 2. But it's a great example of how the art is used in the creation of our films, and this is how the exhibit is structured. Ci sono tre cose a cui bisogna fare attenzione nel creare un film di animazione e che possono intrattenere il pubblico. La prima è una storia, deve essere una storia avvincente e imprevedibile. La seconda sono i personaggi. I personaggi devono essere interessanti, attraenti, persino i cosiddetti bad guys, i cattivi, devono essere interessanti, e poi il tutto deve essere inserito in un mondo credibile, non realistico, ma credibile. Questa è un po' la struttura del film. Naturalmente per fare questo noi abbiamo bisogno di ricorrere alle arti come per esempio la scultura per creare i personaggi in 3 dimensioni, e poi la pittura per creare gli scenari. Nel film di animazione non c'è niente che si possa prendere dalla realtà, non si può andare sul posto e filmare. Per esempio, quando io ho portato Cars in Italia, abbiamo ricostruito l'Italia nei computer della Pixar, ed è stato soltanto il mio grande amore per questo paese che mi ha consentito di creare tutti i dettagli che hanno reso la nostra ricostruzione dell'Italia così credibile. Ecco, è così che funziona l'arte nel nostro lavoro. It's been my dream to bring this exhibit to Italy because Italy has been such an inspiration for me artistically. And I want to thank Maria for making it happen. My dear friend Maria. And I also want to thank our Pixar team led by Elise Kleidman. Stand up, Elise. And I would like to thank everyone at this table for making this dream come true. And I hope you enjoy this exhibit. It is, it's meant to inspire everyone who loves our films, but also very much to inspire all the students. It is so important in creating, for students who are interested in computer animation,
to not fall in love with the technology, but learn the art. Because it's what you need to learn what to do with the technology. Thank you very much. Grazie Mr. Lasseter. Abbiamo ancora la traduzione, scusi. Allora, così indifferita la traduzione, allora il mio sogno era quello di portare la mia mostra in Italia, perché l'Italia mi ha dato tanta ispirazione per tutta la vita. Vorrei ringraziare Maria perché ha consentito a me di portare questa mostra in Italia. Vorrei ringraziare in particolare Elise Kleidman che ha tanto contribuito a curare la mostra in tutti i paesi. Vi ringrazio tutti e spero che questa mostra sia soprattutto di ispirazione per voi e in particolare per gli studenti. Agli studenti raccomando di non innamorarsi della tecnologia ma di imparare ad usarla. Scusa. Ah, prego. No. Poi si percepisce che bisogna fare il movimento.